Buonasera, buonasera a tutti di nuovo, benvenuti al nostro canale, siete tornati sul nostro canale, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete mi piace, like, tutto quello che c'è da fare, ma iscrivetevi soprattutto. Questa sera per la rubrica I piatti della nonna vorremmo rivisitare un attimo questo piatto delle nostre antenate e cercare di modificarlo con alcuni accorgimenti, piccoli accorgimenti, seguendo un po' le regole normali del piatto, ma aggiungendo delle piccole cose, legacy, spezie, che praticamente esalteranno certi sapori, migliorando un po' il piatto. Allora, andiamo a vedere. 500-600 grammi per 4 persone, dipende se avete la panza come me oppure se siete più magrolini, di vitella tritato abbastanza. Poi diciamo 100 grammi di pane raffermo, non l'ho trovato per cui ho preso questo pane che può andare bene lo stesso, pane per toast, tolta la crosta, che poi ammolleremo in un po' di latte, un po' non è QB. Ma hai fatto del pane? Il pane lo volevo fare, non l'ho fatto in tempo, ho trovato il forno chiuso, per cui un'altra volta vi spiego come fare il pane e ve lo spiego io come fare il pane, quello buono, non quelle schifezze che ogni tanto si vedono passare nei supermercati congelati, scongelati, rifritti, ve lo insegno io, ma qualche puntata più là. Andiamo ad elencare gli ingredienti. Allora, un po' di latte, non mi dite quanto perché serve esclusivamente per ammollare il pane. Aglio, queste cose qua inutili che ve le dico, tanto le ritroverete sempre nelle mie ricette. Spezie, e ne parliamo dopo. Una carota, un po' di limone, zenzero è il mio cavallo di battaglia, poi vi spiego come usarlo. Una costa di sedano, una costina, 50 grammi di parmigiano già grattugiato, un semplice uovo, una cinquantina di grammi di burro, come vi pare, e pomodoro, cioè abbiamo quello sponsorizzato? Non ho niente sponsor. Vabbè. Allora, pomodoro senza sponsor, mezzo chilo, pelati possibilmente, poi avremo una cinquantina di grammi di ricotta, come vi pare, di pecora, di mucca, tanto serve per dare sapore, un solo uovo, prosciutto, 50 grammi di... Quello c'era rimasto. È il piatto del, è il piatto del bambino. La pappa del bambino è questo. Vabbè, piatti del bambino, quando ci avremo gli sponsor avremo tutto un set di piatti, tutti coordinati, tutti brocche, ma al momento non avendoci gli sponsor, iscrivetevi al canale, mettete piace, non piace, così faremo anche gli sponsor. Pepe senza sponsor, noce moscata senza sponsor. Il macinato l'hai detto? Il macinato l'ho detto all'inizio, sì, adesso non mi disturbare perché sennò perdo il filo. Allora, a questo punto andiamo a fare a preparare la nostra pietanza. Allora, chiaramente avete visto che mi scordo gli ingredienti, per cui non vi preoccupate, li scriveremo in fondo alla ricetta tutti quanti. Voi comunque adesso seguite la ricetta, poi per le quantità, a parte che io non faccio delle ricette esattamente con quella grammatura, è un problema di naso, quindi quando il naso vi dice basta, basta. Il famoso detto QB per la pasticceria in questo caso è azzeccatissimo, per cui quanto basta lo decidete voi, se vi piace di più o se vi piace di meno. Un attimo che mi metto questi, ma allora, che sono piccoli sti guanti, che misura è? A quelli di mia moglie che ha la manina corta, piccolo. Allora, andiamo a preparare tutto. Il mio consiglio chiaramente è di non mescolare le cose che dovete mangiare con i prodotti che sono a contatto della terra, quindi questa e altre cose. Sciacquatele sempre, mi raccomando, lavatele e cercate di non combinare. Allora, prendiamo una terrina, che in questo caso è un'acciaina, perché non abbiamo la terra, ma abbiamo l'acciaio. Quindi mettiamo tutto qui. Una terrina di acciaio va benissimo. Allora, in tutta questa ricetta praticamente mescoleremo quasi tutto quello che c'è da mescolare tutto insieme. Un momento, prima di tutto però andiamo a separare. Ma guardiamo un po' in camera pure, una certa. Sta a parlare del tavolo. Un momento perché sono preoccupato per il profilo, per cui cerco sempre di guardare di qua. Perché... Allora, andiamo a tagliare il pane eliminando le... come si chiama quello intorno al pane? La crosta. La crosta del pane e teniamo soltanto la parte buona.
e l'andiamo intanto a mettere a bagno, a mollo, come vi pare, dentro al latte. Incominciamo a dividere dal piatto del bambino. Allora, tagliamo il prosciutto a pezzettini, mettiamo insieme la carne, pensiamo a questo, mettiamo la ricotta, io mi ricordo mia nonna che lo faceva tanto buono e ci metteva un sacco di cose al di fuori di quello che normalmente viene fatto, per cui già lei stava avanti. Beh, anche la nonna, sì, la nonna, la mamma ha sentito male, la nonna, vabbè. L'uovo potete inserirlo immediatamente. Quanto mettere di pane? Bella domanda, dipende dalla carne che avete preso, se assorbe acqua, se non assorbe, quindi deciderete voi un pochettino cosa fare. Mettiamo del sale, mettiamo già del pepe, mettiamo della noce moscata, c'erano gli sponsor, ce l'avevano già grattata, invece grattiamo tutto, lo prendiamo e lo strizziamo ben bene, cominciamo a girare, leviamo il cucchiaio e lo facciamo a mano. Quando vediamo che il prodotto incomincia a essere ben condito, lo mettiamo sul tagliere e incominciamo a lavorarlo per dargli una forma un po' da polpettone. A questo punto lo mettiamo a riposare in una terrina, sempre acciaina, perché dobbiamo passare al soffritto. Allora, dunque, sto per tritare una serie di ingredienti, sono importanti, per cui siccome non sono capace a fare la julienne come fanno i grandi cuochi, praticamente io prendo e metto tutto insieme e gli do una tritata qui. Vi elenco le cose. Allora, la costina di sedano, un pochettino di rosmarino, qualche scorza di limone, possibilmente tritate, tagliate in questa maniera senza il bianco, se no diventa amaro, una fettina di zenzero fresco, freschissimo, è ottimo. Ricordatevi che lo zenzero va benissimo per qualsiasi pietanza a base di carne, ma anche di pesce lo potete mangiare perché fa benissimo per i radicali liberi, i trigliceridi, insomma tutto quanto. Allora, poi la carota la mettete a pezzi, tanto poi si trita tutto. Questo serve per il soffritto, nulla vieta che sta roba qui la potreste anche mettere dentro. Abbiamo detto l'aglio l'avete messo dentro, ma io uno spicchietto ce lo rimetto pure qua perché tanto si trita tutto. Dopodiché la magia delle spezie e il tocco che vi darà un sapore eccezionale. Allora, io vi invito appena possibile ad andare in un mercatino, un negozio di fiori o di un vivaio, a comprare delle spezie che sono importantissime per le nostre ricette. Allora, timo. Il timo, ci sono due spezie, due particolarità: o c'è il timo normale o c'è il timo al limone. Il timo al limone è molto buono e va bene sia per la carne sia per il pesce. Ne mettiamo qualche fogliolina, tanto poi Questo viene. Questo è il timo al limone. Mettete soltanto le foglioline, sono piccoline, evitate di prendere i pezzettini di alberello, se no vi entra tra i denti. E altra spezia bellissima e buonissima è la santoreggia. Questa spezia ha un profumo eccezionale e esalta tutte le pietanze a base di carne. La potete mettere sui formaggi quando magari vi state facendo un aperitivo, uno spritz, e in altre ricette che poi vi elencherò. Qualche fogliolina di santoreggia. Il prezzemolo non lo mettiamo adesso, ma lo metteremo alla fine. Chiudiamo in qualsiasi tritatutto, mini pinner, usate quello che vi pare, e gli diamo una tritata più o meno. Cerchiamo di non fare un frullato, quindi parlo di tritata. Quel tritato vuol dire quelle cose che non vi danno fastidio in bocca. Cercate di non farlo attaccare alle pareti, sennò poi è un problema a staccarlo. Quindi non frullate di colpo, perché altrimenti si espande con la forza centripeta, questa è fisica, sulle pareti. Centrifuga è una cosa, centripeta è un'altra. Devo combattere con i laureati. Vedete?
Ha fatto il frullato e sta attaccata ai pareti. No, questo non è il frullato attaccato ai pareti, questo è il frullato buonissimo da mangiare. Adesso leviamo questo e torniamo alla... Madonna, sentite che profumo, sentite che profumo, sentite che profumo. Mamma mia! Questo è il cuore di tutto. Allora, passiamo alla cottura. Pentola sul fuoco. Allora, io ho questa pentola che più o meno è della stessa forma del mio panettone, pandoro, polpettone. E se ne avete un'altra potete prendere una tonda, prendetela un po' alta perché dobbiamo mettere del sugo, quindi non prendetela troppo bassa, sennò il sugo se ne va e il polpettone non si cuoce. Allora, mettiamo 50 grammi di burro e contemporaneamente possiamo mettere anche un po' di olio di oliva. Facciamo che a una temperatura media, aspettiamo che il burro incominci a sciogliersi e poi mettiamo il soffritto a friggere. Allora, mi raccomando, non fate bruciare né olio né burro, quindi datevi una regolata. Nel momento in cui vedete che incomincia a appassire, a sciogliersi un po' tutto, mettete il nostro concentrato di ingredienti e carota. A questo punto prendiamo il nostro polpettone e cerchiamo di adagiarlo sulla nostra pentola, alziamo un po' il fuoco, attenzione a non farlo bruciare, ma aspettiamo che incominci un attimo a indorarsi la nostra carne. Alziamo un po' e ci vuole un po' di vino bianco. Dove sta il vino bianco? Il vino bianco, questo è finito, mi moglie. Devo un altro vino. Il frascale è bevuto tutto. Non c'è rimasto. C'è rimasto questo, vabbè, pigliate un vino bianco. Aspettate un attimo che prenda un po'. Aspettate con il goccetto. Nel frattempo che si indora, fate un goccetto. No, il sponsor no perché non c'è ancora. Il vino bianco, uno qualsiasi che c'è rimasto dal frigo che si è bevuto la moglie. In questo momento il polpettone è molto morbido, quindi evitate di toccarlo, scuotete soltanto la pentola in attesa che si possa indorare un pochettino. Quando il polpettone sotto si è un po' indurito, allora potete rischiare di girarlo, se no prima è un po' difficoltoso. Evitate di toccarla adesso perché il polpettone è ancora molto morbido. Una cosa che potete fare è aggiungere, se ce l'avete in casa, un po' di brodo di carne. Se ce l'avete lo mettete, se no potete farlo con un dado, oppure che ne so, l'avete fatto prima. Se ce l'avete lo mettete in attesa che... Se non ce l'abbiamo, se non c'è acqua calda, magari ci aggiungete un pochettino un dado, possibilmente di carne o vegetale, se siete, tanto se siete vegetariani questa ricetta non la state a guardare, quindi poi faremo anche delle ricette per vegetariani, mi raccomando, non vi preoccupate, però al momento non ci date cattivi giudizi perché stiamo facendo ricette di carne. Ecco, ruotiamo un po'. Sta andando bene, quando è ancora un po' più cotto sotto cercheremo di rovesciarlo. Intanto possiamo aprire il pomodoro senza sponsor. Se non abbiamo gli sponsor è colpa vostra perché ancora non vi siete iscritti, ancora non abbiamo milioni di follower, come si dice follower? Sì.
speriamo di arrivare subito a milioni e milioni di visualizzazioni, così avremo gli sponsor. Ma un goccio di vino? E c'è rimasto un goccettino. Hai usato tutto il mio vino? Sì, no. E i mezzi sono questi, per cui accontentatevi. Allora, adesso con molta attenzione, ma proprio molta, proviamo a girare il polpettone. Ma molto. Molta. Qualcuno c'ha anche buona. Va bene, ancora troppo fresco, quindi non lo tocchiamo perché sennò si spacca tutto il polpettone della nonna. E quindi andiamo a mettere il nostro pomodoro senza sponsor. Manco il sugo besugo ci abbiamo. L'uovo ce l'avevi. Allora aggiungiamo degli splendidi pomodori a pezzi, possibilmente San Marzano, quelli che trovate. Noi, non avendo lo sponsor, abbiamo trovato questi. Abbassiamo un po' il nostro sugo, aggiungiamo del brodo che male non gli fa e lasciamo cuocere a fuoco molto lento per almeno un'oretta e mezza. Dipende un po' dalla quantità della carne, del vostro fuoco e di una serie di altre cose, però un'oretta e mezza ce la dovremmo fare a fare tutto. Quindi temperatura bassa, coperchio, e lasciamo cuocere per almeno un'oretta e mezza. Ci vediamo fra un po'. Vado a farmi il goccetto. Allora, dopo un'ora e un quarto, se non sbaglio, al mio orologio, però rendetevi conto che io ho questa dimensione, questo quantitativo di pomodoro. Se lo volete più concentrato è ancora più buono, ma io lo preferisco farlo così, un po' più liquido e un po' più brodo, un po' più di sugo, perché io domani mattina ci faccio gli spaghetti oppure le mezze maniche che con questo sugo vengono in una maniera eccezionale. Quindi spegniamo il fuoco e andiamo ad impiattare. Allora, siamo pronti, il nostro polpettone è cotto, l'abbiamo già cacciato. Il profumo è eccezionale, non perché l'ho fatto io, ma perché è profumato sicuramente per tutte, anche, ma soprattutto per le spezie, per i condimenti che abbiamo messo dentro. Andiamo a prendere un piatto, vediamo come è venuto. Direi che è perfettamente cotto. Le adagiamo sul nostro piatto. Mi dicono che devo mettere un'altra fetta. Vabbè. Fatti i corsi, ho fatto 2000 corsi per l'impiantamento, ma devo seguire. Scusate, ma qui ecco qua, mi sono rovinato alla fine, lo sapevo io che non dovevo farlo e seguire le regole. Scusate, il pubblico rumoreggia, mi dovevo fermare a 2, lo sapevo io che doveva andare così. Adesso prendiamo un po' di sugo, finiamo di abbellire il nostro piatto con un po' di prezzemolo fresco, mi raccomando lavato, dell'olio di oliva, andate a finire l'olio di oliva, è partito per le Hawaii. Scusate un attimo, torna l'olio d'oliva, è partito per il condimento laggiù. Adesso il nostro personale addetto ce lo porterà, ecco qua, consegna a domicilio, il nostro olio che dà una freschezza e una bellezza che non ha uguali. Signore e signori, il nostro polpettone della nonna rivisitato, ma vi invito a provarlo perché è di una bontà e di un sapore che ore so? È ora di cena. Buona cena a tutti quanti. Tornate sul nostro canale, mettete
mi piace, non mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Invece no. Vabbè, a qualcuno è vegano e dirà non mi piace, oppure che sono antipatico, oppure che c'è una rompiscatole che da fuori rompe sempre. Buonasera a tutti!